Sono davvero euforico, ragazzi! È arrivato! Di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Scopriamolo subito! Oh! Ta-da! Ciao amici di Addicts2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e questo, spero si veda con tutti i riflessi, è il nuovo Oculus Quest. Ordinato circa 2 mesi fa la sua presentazione, finalmente è arrivato e si tratta del primo vero visore di realtà virtuale senza fili, senza cavi e secondo me il primo visore di realtà virtuale che vale la pena comprare. È un prodotto tecnologico e davvero interessante che richiederà vari video per essere studiato al meglio. Questo comunque è un primo sguardo, vediamo cosa contiene la confezione principale e vi spiego subito di cosa si tratta. Prima però i prezzi. Questa versione è quella top da 128 GB di memoria interna e costa 549 euro, mentre la versione con 64 GB di memoria interna ne costa 449. È un prodotto Oculus, quindi ovviamente Facebook. Ok, ora sicuramente conoscerete tutti la realtà virtuale, ragazzi. Penso che tanti di voi abbiano provato almeno il cardboard, quel cartoncino in cui si inseriva il telefono, lo smartphone. Ok ragazzi, quello è solo un primo accenno di realtà virtuale in cui si può muovere la testa e fare pochissimo altro. Lo stesso dicasi per tutti quei visori in cui si inseriscono solo gli smartphone. È solo un primo accenno alla realtà virtuale. Di fatto Oculus Quest è il primo visore di realtà virtuale standalone, tutto in uno, che permette di, oltre a muovere la testa nello spazio virtuale, anche di muoversi fisicamente, di avere delle mani virtuali che si muovono in profondità, quindi non si limita a farci guardare attorno, ma a farci letteralmente immergere in un nuovo mondo. A dire il vero, l'anno scorso venne rilasciato anche questo, vi feci qualche video a suo tempo, l'Oculus Go, prodotto dalla Xiaomi, che però permette unicamente di muovere la testa e di utilizzare il controller come fosse un semplice puntatore, quindi è un visore di realtà virtuale abbastanza limitato, pensato più per guardare qualche video, navigare, qualche applicazione molto semplice. Invece Oculus definisce il Quest come una vera e propria console da gaming virtuale. So che siete curiosi di sapere cosa c'è qui dentro, lo sono anche io ragazzi e forse ho parlato fin troppo, quindi apriamolo e scopriamo subito il contenuto. Iniziamo sbustando un po' la confezione. Sì ragazzi, è appena arrivato e non vedevo l'ora di farvelo vedere. Questo è il visore con 4 fotocamere che capiremo dopo a cosa servono, i 2 controller, mentre nella parte posteriore innanzitutto visore tutto in uno, un controller di precisione e visore semplice da configurare. Infatti basterà collegarci la prima volta all'applicazione e poi potremo fare tutto da visore senza utilizzare smartphone e computer esterni. Qui sotto vedete alcune delle applicazioni disponibili al lancio. Potete notare, in riferimento a quello che ho detto prima, che si tratta di un visore da gaming, che quasi tutte sono dei giochi anche molto importanti come il nuovo Star Wars Vader Immortal, Dance Central e così via, insomma Creed e tanti altri giochi usciranno nei prossimi giorni, ma faremo un focus, un video interamente dedicato alla parte gaming di questo visore. From Facebook, apriamolo, confezione davvero bellissima. Ora questo come si apre? Sottovuoto. Ecco qua. Allora, iniziamo a vedere cosa troviamo nella confezione. Innanzitutto, ovviamente, il visore che, ragazzi, pesa all'incirca mezzo chilogrammo ed è realizzato veramente bene, una parte in tessuto superiore, plastica frontale, le 4 ottiche, la cintura laterale che serve per adeguare questo visore alla nostra testa. Guardate, ci basterà aprire, tirare un po' per poi regolarlo più semplicemente in questa maniera da entrambi i lati. Mettiamo un attimo da parte il visore per vedere cos'altro è incluso nella confezione. I 2 controller, ragazzi, che sono praticamente identici a quelli dell'Oculus disponibile per PC.
cambia solo la disposizione di questo cerchietto, qui è sopra mentre nell'altra versione è sotto. Guardate come sono belli. Abbiamo due analogici per muoverci nell'ambiente virtuale, due tasti frontali, poi abbiamo un tasto qui su questa parte molto particolare e un grilletto molto utile negli sparatutto, già inclusi ovviamente due laccetti per attaccarcelo al polso ed evitare che ci sfugga di mano distruggendo la televisione o qualsiasi altro luogo in cui ci troviamo. Il grip è davvero buono, sono gommati ragazzi, davvero piacevole al tatto, una qualità di costruzione davvero molto elevata, ma a questo prezzo è normale che sia così. Un piccolo difetto, se così possiamo chiamarlo, è che bisogna inserire una batteria stilo classica che è inclusa qui dentro. Non c'è una batteria già incorporata, è un peccato, anche se da una parte è una comodità perché è più facilmente sostituibile quando scarica, ma ok, non si può avere tutto dalla vita. Qui dentro invece dovremmo avere degli accessori, penso. Come si apre? Ah, è magnetico, fantastico. Carica batterie. Questo supporto che serve come spessore per chi indossa gli occhiali come me, quindi lo inseriamo nella parte interna del visore e servirà appunto come spessore per non avere impedimenti, ostacoli utilizzando gli occhiali. Era presente anche sull'Oculus Go. Cavo di ricarica, penso USB-C infatti, che come vedete è davvero lunghissimo. In caso il vostro visore sia quasi scarico, lo collegate con questo cavo lungo e potete continuare a giocare tranquillamente, anche se in questa maniera si va un po' a sacrificare la portabilità del prodotto. Mentre qui dentro abbiamo i manualetti di istruzione che magari vi consiglio di leggere almeno una volta e le due batterie stilo che vi avevo già accennato. Sono batterie alcaline stilo, inseriamole nei controller. La chiusura dei controller è magnetica. Come avete visto, a parte il lunghissimo cavo di ricarica, non è presente nessun altro cavo, cavetto, accessorio esterno da abbinare a questo visore, proprio per sottolineare la sua estrema portabilità. È un visore pensato per essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento. La qualità costruttiva è davvero eccellente e troviamo due connettori per collegare delle cuffie esterne, anche se sono presenti anche due speaker incorporati di buona qualità, tasto d'accensione, microfono, collegamento USB-C per la ricarica. Una piccola chicca ragazzi, questo visore tramite alcune applicazioni di terze parti è possibile anche collegarlo al PC per riprodurre giochi di Steam e altre piattaforme. Però questa è una funzione che al momento è in fase sperimentale e non è ufficialmente supportata da Oculus, ma ve la mostrerò sicuramente in un prossimo video. Invece queste 4 fotocamere, videocamere frontali a cosa servono esattamente? Beh, se voi avete utilizzato qualche altro visore, come ad esempio il PlayStation VR, sicuramente saprete che per tracciare i controller, fatemeli prendere, nell'area di gioco, quindi per dare profondità alla nostra mano virtuale, è necessario che una telecamera esterna inquadri questi controller in modo da poterci muovere appunto in 3 dimensioni. Ecco, grazie ad Oculus Quest non sarà più necessario l'utilizzo di una telecamera esterna che inquadri i controller, perché appunto queste 4 telecamere servono a tracciare proprio la posizione delle nostre mani. Permettono inoltre di analizzare l'area circostante avvertendoci quando stiamo per andare a sbattere contro un ostacolo. Questo però se abbiamo realizzato un'area virtuale prima di iniziare a giocare, che Oculus consiglia di essere almeno 2 x 2 metri. Nella parte inferiore invece troviamo il controllo del volume più e meno e questo bilanciere che serve a regolare la distanza interpupillare in base ai nostri occhi. Ed ecco le lenti.
Il display incorporato è un OLED dalla risoluzione di 2880 x 1600 pixel, una risoluzione davvero elevata specialmente per un visore portatile. Ecco, non so se riuscite a vedere le lenti che si muovono. Un'altra chicca di questo visore è che se lo state usando in compagnia di qualche amico e non volete isolarlo da voi, potete mandare in streaming quello che state guardando, quello che state giocando su uno smartphone o su un televisore esterno. Ora tutto quello che dobbiamo fare è accendere il visore, che ora ci chiede di connetterlo all'applicazione iOS o Android. Oculus, associa nuovo visore, scegliete Oculus Quest ed ecco che avviene l'associazione automatica. Ok ragazzi, questo era un primo sguardo all'Oculus Quest. Abbiamo visto il contenuto della confezione, come è fatto, e ora c'è da scoprire come funziona. Fatemi sapere se vi interessa e se vi interessano altri video su questo argomento. Se volete acquistarlo potete comprarlo da Amazon, vi lascio i link qui sotto in descrizione e vi ripeto i prezzi: all'incirca 450 euro la versione 64 GB, 550 circa la versione 128 GB. Fatemi sapere ora cosa ne pensate lasciando un bel commento. Se avete qualsiasi domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook, canale Instagram e infine se volete supportare questo canale noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, invitate i vostri amici e questo è tutto. Io torno nella realtà virtuale e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su AddXS2Games. Ciao ragazzi!